faremo questo rialzo come se fosse un cuscinone di psicomotricità, alto quanto il femore del bambino. Perché? Perché è importante che il bambino riconosca e percepisca bene le sue ginocchia come punto di appoggio saldo e stabile. Quindi lo vestiremo con delle braghette corte e delle calzine, se vogliamo, delle scarpine, perché per metterlo in questa posizione cercheremo di fare in modo che il bambino si appoggi bene sulle sue ginocchia. Vedete che già così la tendenza è spingersi sulle mani. Il peso dello zainetto diminuisce di molto. Basterà che lo aiutiamo e il bambino già può allungarsi a prendere un giochino, può immaginarsi di poter scavalcare e può proprio farlo, basta poco. Allo stesso modo, quando lo mettiamo seduto sul seggiolone, faremo in modo che appoggi bene i piedini, perché chiunque di noi che è appoggiato seduto poi spinge un po' sui piedini e l'equilibrio poi si stabilizza da seduto con più facilità. Questa è la posizione corretta anche per mangiare la pappa. Metteremo il nostro bambino ben seduto in appoggio con i piedini appoggiati, le ginocchia piegate sul seggiolone. Lo metteremo anche presto, a 9 mesi è possibile incominciare a svezzarlo e a lasciarlo con le mani toccare la pappa. Anche per il cucchiaino c'è una piccola strategia di aiuto. Almeno i primi bocconi cerchiamo di fare in modo che il bambino da solo vada a prendere il cibo. Quindi metteremo il cucchiaino dritto appena nella bocca, senza infilarlo fino in fondo e versare noi il cibo. Facciamo in modo che almeno per i primi bocconi il bambino si alimenti da solo. Sono queste le prime autonomie. Seduto da solo, basta, come abbiamo fatto per tenerlo in braccio, stimolare la colonna al raddrizzamento. A 9 mesi il bambino sta bene in braccio diritto, ben sostenuto nella colonna, sia nella colonna cervicale che dorsale. Un pochino di aiuto ancora nella parte bassa lombare. È un aiuto importante perché stimola il bambino a usare bene e meglio il diaframma, quindi a tirare fuori meglio la voce. Ho sentito bimbi parlare bene e forte già molto piccoli, usare la voce bene e forte già da piccoli, emettere i primi suoni, i primi gorgheggi, le prime lallazioni. Per facilitare la posizione del gatto, oltre che usare il tappeto di psicomotricità, possiamo utilizzare un rullo morbido. Mettere il bambino sopra il rullo, in modo che lo zainetto pesi meno e il bambino senta bene la forza delle sue spalle e la forza delle sue ginocchia e delle sue anche. Possiamo dondolarlo proprio perché possiamo metterlo in azione, dirgli dondoli, di raccontare esattamente al bambino quello che sta facendo, possibilmente guardandolo, e quindi mettendoci a terra con lui. Il rullo ci può servire anche per stimolare bene la parte lombare, che abbiamo visto è l'ultima a prendere forza, a raddrizzarsi, a stare bene equilibrata. Man mano che il bambino diventa forte con i dondoli sul rulletto, possiamo provare a sistemarlo seduto. Presto, 6, 7, 8 mesi. Seduto con le gambe ben piegate e ruotate, sia in un verso che piego, appoggio, ruoto anche nell'altro verso. Sostengo la parte lombare, aiuto il piccolino a stare seduto.
nel giro di poco stanno seduti da sole. Questa è la posizione più semplice, più facile, più naturale per passare a gatto. E dal gatto passare seduto. Già in pochi mesi abbiamo un bambino che è autonomo nel mangiare, metterà le mani nella pappa, riuscirà a prendere lui dal cucchiaino, riuscirà a stare seduto autonomamente, da solo con piccoli aiuti, sia sul seggiolone che sul tappeto, riuscirà a passare dalla posizione a gatto a quella seduto. E il nostro bambino quindi ha tutte le sue belle autonomie. Il pregiudizio che rimanga sempre un neonato, un bambino piccolo da accudire, lo possiamo mettere in un cassetto. Alle volte mi capitano bimbi con problemi di salute, ne parleremo. L'importante è che li consideriamo comunque bimbi della loro età, che non abbiamo paura a proporgli le cose, a proporgli di stare seduto, a proporgli di stare in braccio ben diritto, distaccato dalla mamma, a proporgli di mettere le manine nella pappa, di sedersi con le gambe piegate e ruotate. Dunque, la cosa più importante è che i genitori siano consapevoli che le azioni che muovono il bambino sono le stesse azioni che il bambino poi riprodurrà. Ritengo che ora siamo tutti più consapevoli dei bisogni del bambino, di come aiutarlo a portare il suo peso e a essere più forte. La prossima volta vedremo bene insieme come aiutarlo nell'equilibrio statico e nell'equilibrio dinamico.